Buonasera ragazzi, io e la mia gattona Sofì vi diamo il benvenuto per questa lezione. Oggi parliamo di Anassagora, il secondo dei pluralisti, no? Vi ricordate la scorsa lezione? Non mordere Sofì, era dedicata a Empedocle. Sofì non vuole restare con me, vuole andare a giocare con la sua amica Bianchina, quindi la lasciamo andare. Cercheremo di stare con lei più tempo la prossima volta. Allora Anassagora pluralista come Empedocle. Come Empedocle pensa che non vi sia un solo principio alla base dell'universo, della natura, della physis, ma ci siano più principi, che l'essere sia plurimo, che l'essere sia plurale, sia molteplice. Per questo chiamiamo Anassagora, come Empedocle, come Democrito, che spiegheremo una prossima volta, pluralisti. Allora, per capire qual è la dottrina di Anassagora, è estremamente sottile e per certi aspetti estremamente intelligente o comunque affascinante da molti punti di vista. È bene partire dalle sue critiche a Empedocle. Anche Anassagora, come Empedocle, abbiamo detto più volte, questo è il tratto comune tra tutti i pluralisti, accetta il divieto eleatico che dice che un ente A non può trasformarsi in una cosa differente, per esempio in ente B, perché questo tipo di trasformazione, questo tipo di trasformazioni, cioè una trasformazione effettiva, segnerebbe il passaggio dall'essere al non essere e dal non essere all'essere. Anassagora, esattamente come Empedocle, sostiene che il mutamento, il divenire, la generazione, la corruzione, i fenomeni naturali possano essere spiegati come trasformazioni apparenti, perché una serie di principi si mettono insieme in un certo ordine, in una certa disposizione reciproca. Ricordate, nel caso di Empedocle era anche in una certa percentuale reciproca. Si mettono insieme, poi si staccano, si congiungono, si mettono, si giustappongono ad altri principi e così via. Dal mio corpo fuoriescono delle particelle, entrano altre particelle, ma nessuna di queste particelle, capito, si trasforma in qualcosa d'altro. Qualcosa esce, qualcosa entra, qualcosa va via e viene sostituito da qualcosa che arriva, capite? Quindi le trasformazioni sono apparenti perché sono un uscire, un entrare, un ricombinarsi di principi che ognuno di loro per ognuno di loro presenta una assoluta immobilità, ok? Empedocle diceva che i principi sono quattro, Anassagora dice che i principi sono infiniti. Sempre il pluralismo si chiama, però uno dice che i principi plurali sono quattro, l'altro che sono infiniti. Perché per Anassagora i principi sono infiniti? Fate molta attenzione. Anassagora è d'accordo con Empedocle, in questo senso Democrito si differenzierà, come vedremo, da entrambi. Anassagora è d'accordo con Empedocle che i principi dell'universo si distinguono tra di loro per qualità. Ok? Possono anche mettersi l'uno sull'altro, aderire, eccetera, non daranno mai un tutto omogeneo, non si fonderanno mai, ma saranno come l'acqua e l'olio, resteranno differenziati perché hanno delle qualità differenti. Infatti ricordate, in Anassagora non c'è il vuoto, acqua, aria, terra e fuoco, cioè i suoi quattro principi si ingranano continuamente l'uno nell'altro, spostandosi, staccandosi, ricombinandosi, attaccandosi, eccetera, mantenendo però la propria individualità, che non sta, ricordate, in Empedocle, nel dividersi in parti, perché la divisione quantitativa non è una vera divisione, sta nel mantenere inalterate le proprie qualità. Secondo Empedocle, ricordate, questi principi sono quattro perché in fondo, secondo Empedocle, le qualità sono molto poche, cioè Empedocle gioca su delle combinazioni
fondamentalmente di pochi contrari, probabilmente soltanto due coppie di contrari, no? Caldo e freddo, secco e umido, quindi si combinano in vari modi queste poche qualità in Empedocle per caratterizzare aria, acqua, terra e fuoco. Allora, prima di tutto Anassagora dice: è vero, come sostiene Empedocle, che gli enti, i principi di base indivisibili, indistruttibili, immortali, sempre uguali a se stessi, eterni, inscalfibili, immutabili, come l'essere parmenideo, si distinguono, dice Anassagora, come Empedocle, si distinguono tra loro per qualità o combinazione di qualità, però sono molto più di 4 anche se sono infiniti. Perché dice Anassagora? Perché le qualità sono molte, non sono solo caldo, freddo, secco e umido come dice Empedocle, esistono tantissime qualità in natura, tantissimi contrari, per esempio anche il dolce e l'amaro, d'accordo? Oppure il rilassante e l'astringente, ok? Quindi esistono tantissime coppie di contrari che esprimono qualità. Inoltre, attenzione, una qualità non va mai da sola, viene accoppiata sempre ad altre qualità in differenti combinazioni, quindi qualcosa può essere caldo, umido e astringente, un altro principio sarà diverso perché sarà caldo, umido e rilassante, un altro sarà caldo, secco e astringente, un altro sarà caldo, secco e rilassante, un altro sarà caldo, dolce e rilassante, un altro sarà caldo, amaro e astringente. Capite? Ci sono numerosissime combinazioni tra queste qualità. Già le qualità prese singolarmente sono decine e centinaia, vedi tutte le possibili combinazioni, le qualità diventano innumerevoli, ma c'è un altro fattore che fa sì, attenzione, che le qualità diventino infinite. Infatti Anassagora dice: non c'è in assoluto, capite, ciò che è freddo, ciò che è caldo, c'è anche ciò che è più freddo e ciò che è più caldo. Facciamo un esempio basandoci sulla nostra scala termometrica. C'è qualcosa che è caldo 37 gradi, ok? C'è qualcosa che è caldo 38 gradi. Che significa dire caldo e freddo? Capite? Esistono infinite gradazioni che esprimono il caldo e il freddo. Immaginiamo soltanto i gradi della nostra scala termometrica centigrada, d'accordo? E da 0 a 100 ci sono già 100 variazioni di caldo-freddo, dallo 0, temperatura 0, temperatura 100 gradi, ok? E poi ci sono altre variazioni perché c'è 30, tra il 37 e il 38, c'è 37,1, no? Inizia la febbre, 37,2, 37,3, 37,9 e poi 38. Non solo, ma lui, seguendo Zenone, dice che tutte queste gradazioni di qualità sono infinite perché si può dividere all'infinito, d'accordo? Voi direte: ma come? Anassagora accetta la divisibilità all'infinito e non ricade quindi nelle conseguenze assurde del paradosso della dicotomia di Zenone. Vedremo come Anassagora, lo vedremo in seguito, come Anassagora riesce a gestire l'infinito dicendo che si può dividere qualunque cosa all'infinito senza ricadere nelle conseguenze assurde del paradosso di Zenone. Per ora ci basta dire, capito, che esistono infinite variazioni anche all'interno di una sola qualità o di una coppia di qualità freddo-caldo. C'è il più freddo, il più caldo, un po' più freddo, un po' più caldo. Tra il 37 e il 38 tu puoi dividere in infinite temperature che sono una leggerissimamente più fredda o più calda dell'altro, capite? Infinite. Quindi basterebbe soltanto una qualità o un polo di qualità contraria, caldo o freddo, per avere un numero infinito di qualità. D'accordo? Perché c'è il caldo e il freddo. Che significa? Si può dividere, no, tra 37 gradi, 38 gradi, 39 gradi, ci sono tantissime, cioè infinite temperature intermedie. Come Zenone prendi due
tra 37 e 38 c'è una in mezzo, poi prendi la metà, dividi in due, dividi quella in due è all'infinito, d'accordo? E così via. Basterebbe una sola qualità. Immaginate tutte le qualità che esistono, tutte le possibili gradazioni, per quanto minime e infinitesimali, all'interno di ogni qualità, e immaginate poi ovviamente le possibili combinazioni tra tutte queste gradazioni di qualità. Fanno sì che i principi siano infiniti, capite? I principi corrispondono a degli enti, perché lui, esattamente come Empedocle, sostiene che un ente è differente da un altro ente non per grandezza, dimensione, morfologia, per movimento, cioè per qualità di tipo geometrico, spaziale o meccanico. Lui ragiona non in maniera quantitativa ma qualitativa, esattamente come Empedocle, per cui un ente si può dire differente da un altro ente quando ha delle qualità o delle combinazioni di qualità differenti. Se due enti hanno le stesse combinazioni di qualità, hanno le stesse qualità, sono un unico ente, d'accordo? Non sono assolutamente eterogenei e differenziabili, ok? E quindi ogni ente, ovviamente si tratta di enti microscopici, corrispondono a tutte le infinite gradazioni di qualità o a tutte le infinite combinazioni tra le infinite variazioni di qualità, ok? Quindi ci può essere un principio, un ente, quindi i principi sono infiniti, capite perché? Ci può essere un principio, un ente che è amaro al 37,16% e contemporaneamente dolce secondo una scala di misura dell'1,11% e caldo a 37,688 di temperatura, capite? Si possono mettere insieme infinite variazioni di qualità, perché non esiste la qualità dolce o la qualità caldo, esistono infinite gradazioni misurabili numericamente nel dolce oppure nel caldo. Quindi i principi sono infiniti perché le qualità, le combinazioni di qualità sono infinite. Allora, quindi facciamo attenzione. Esattamente come capite in Empedocle, una cosa non si può trasformare in un'altra. Una cosa si trasforma in un'altra apparentemente, perché alcuni dei principi escono, altri principi entrano, ok? E quindi la sua critica ad Empedocle, tu non puoi avere qualcuno che ha 37 gradi di temperatura corporea e poi questo qualcuno ha 37,1 gradi di temperatura corporea e dire che la qualità che si trova al mio interno, il caldo che si trova al mio interno è lo stesso, capite? Perché se io prima ho 37 gradi e poi 37,1 vuol dire che mi sono trasformato, capite? Vuol dire che la mia qualità, la mia temperatura si è trasformata in una qualità diversa, perché 37 è diverso da 37,1, è chiaro? Quindi viola il principio parmenideo eleatico che nega la trasformazione. È chiaro? Non può essere la stessa qualità in me che prima era 37 e poi 37,1. Vuol dire che in me c'è un ente che corrisponde alla qualità 37. Quando la febbre si alza a 37,1 non è successo che, capite, la qualità della temperatura 37 si è trasformata in 37,1, ok? Si è evidenziato oppure ha preso il posto dell'ente della qualità 37 un altro ente differente, un principio diverso che è 37,1. Non so se mi spiego. Ogni possibile decimo di temperatura non può essere dovuto alla trasformazione dello stesso principio caldo, deve essere 37, 37,1, 37,2, 37,22, 37,23, deve essere diverso, cioè devono esserci tanti enti quanti sono le diverse temperature, perché la variazione di temperatura non può consistere, ripeto, nel fatto che una temperatura precedente si trasforma in un'altra temperatura, perché questo significherebbe che un essere cambia
d'accordo? Si trasforma realmente. Una temperatura si trasforma in un'altra temperatura, capite? In maniera apparente, perché quell'ente, quel principio che ha quella qualità, che resta sempre uguale, immutabile per l'eternità, che è 37, viene scacciata o sostituita da un altro ente, da un altro principio che ha una qualità che resta sempre immutabile per l'eternità, 37,1. Spero di essermi spiegato. Allora esistono tutti questi enti infiniti che sono i principi di base, che sono, attenzione, microscopici, noi non li vediamo, attenzione, sono principi appunto microscopici che tendono all'infinitamente piccolo. Noi ciò che vediamo, quindi secondo Anassagora, sono le cose, lui le chiama proprio cose, cioè cremata in greco. Cremata è un termine generico per dire cose, lo scrivo anche in greco. Ok? Ci sono le cose, cioè le cremata, che per Anassagora sono gli enti macroscopici. Questo tavolo, questo letto, questo muro, questi libri. Ok? Questi enti macroscopici visibili, grandi, visibili ad occhio nudo, sono a loro volta costituiti, capite, da tutti gli enti che corrispondono a tutte le infinite combinazioni della qualità, che quindi costituiscono le cose macroscopiche e sono invece gli enti microscopici che lui chiama semi. Quindi esistono, diciamo, due categorie di enti: gli enti macroscopici, le cose che noi vediamo, e che in realtà però non sono semplici, ma sono costituite da dei costituenti microscopici che invece sono i costituenti di base e che lui chiama semi. Quindi non più quattro radici dell'essere come Empedocle, ma infiniti principi che Anassagora chiama infiniti semi. In greco spermata, che è il plurale di sperma, in greco spermata vuol dire semi. Scusate se non riesco a scriverlo in greco perfettamente, d'accordo, spermata, ok? E quindi, come funzionano esattamente le trasformazioni viste in questo modo? Succede questo: Anassagora pensate proprio alla vertigine di questo pensiero, che in ogni ente, per esempio l'ente A, l'ente B, l'ente C, siano presenti tutti gli infiniti semi, d'accordo? Abbiamo visto, sono infiniti perché le combinazioni delle qualità sono infinite. Ci sono tutti dovunque. In questo tavolo ci sono tutti gli infiniti semi esistenti nell'universo. Tutti quanti. Sono talmente piccoli che possono starci. Nell'ente B esistono anche nell'ente B tutti gli infiniti semi che esistono nell'universo. La stessa cosa vale nell'ente C, d'accordo? Qualunque crema al singolare, qualunque cosa macroscopica che noi vediamo è costituita ciascuna dagli infiniti, da tutto ciò che esiste nell'universo, cioè da tutti i principi che sono di numero infinito. Tutti, non è che in questo tavolo ci sono miliardi e miliardi di semi ma altri mancano, no, in qualunque ente macroscopico, d'accordo, sono contenuti tutti i semi microscopici che esistono nell'universo e che sono di numero infinito, capite? Questo implica ovviamente che in ogni ente, in questa lavagna o in quel tavolo che voi non vedete che sta lì, questi semi si ripetano, no? Cioè sono infiniti ma sono sempre gli stessi, cioè nell'ente macroscopico A, questa lavagna, ci sono tutti gli infiniti semi che esistono nell'universo, ma anche nel muro che sta lì esistono tutti gli infiniti semi che stanno in A, quindi vuol dire che sono gli stessi, cioè ogni ente contiene gli stessi semi di ogni altro ente. Attenzione, per questo motivo i semi vengono chiamati anche omeomerie. Su molti libri di filosofia c'è scritto omeomerie, anche se è un termine piuttosto
strano, discutibile, che risale ad Aristotele, se l'ha inventato Aristotele molto tempo dopo Anassagora. Anassagora parlava di semi, che forse è meglio. Omeomeria è un termine un po' contorto, perché significa parti simili, dal greco homoios, che vuol dire simile, vedo se riesco a scriverlo in greco, e meros, che vuol dire parte, d'accordo? Meros. E quindi parti simili. Aristotele dice, siccome tutti questi infiniti semi, principi dell'universo, si trovano gli stessi in questo ente A, in questo ente B e in questo ente C, li possiamo chiamare parti simili, cioè omeomerie. Quindi è lo stesso, Anassagora li chiama semi, ma poi Aristotele le ha chiamate omeomerie. Sapete qual è l'autorità di Aristotele, e quindi è rimasta insomma la dizione omeomerie. Sono simili, ma è importante che possano, quindi avete forse già capito, passare da un ente a un altro, ok? Quindi le trasformazioni sono apparenti in Anassagora, ma veramente Anassagora raggiunge una vertigine, proprio perché capite che all'interno di questo tavolo che non vedete ci sono tutti gli infiniti semi dell'universo, e quindi questo tavolo teoricamente potrebbe trasformarsi in qualunque cosa, capite? Anche in un elefante, all'interno di questo tavolo ci sono anche i semi dell'elefante, è chiaro il discorso? E quindi così funzionano le trasformazioni apparenti. Secondo Anassagora tutto deriva da un seme preesistente. Quindi non è vero che davvero un ente si trasforma in un altro. Un ente si trasforma in un altro apparentemente, perché qualunque ente ha al suo interno tutti gli altri semi che possono costituire un altro ente. Un seme preesistente, d'accordo? Cioè si tratta dello sviluppo di qualcosa che già c'è, e tutto c'è all'interno di ogni ente macroscopico. Lo stesso Anassagora dice tutto è in tutto. Tutti i semi infiniti possibili, combinazioni di qualità possibili, che tutte le combinazioni sono infinite, esistono all'interno di qualunque oggetto macroscopico. Quindi tutto è in tutto. Tutto ciò che si trasforma, che si evidenzia, che nasce, che si sviluppa, che si tramuta, deriva da un seme preesistente, d'accordo? Per esempio, se io ho un figlio, non viene davvero fuori un figlio qualcosa che prima non esisteva, perché sarebbe passaggio dal non essere all'essere. E non è possibile. Cioè, capite, se io faccio un figlio, significa che il seme di mio figlio c'era già in me, non fa altro che svilupparsi qualcosa che già esisteva. Se mio figlio era un figlio, vuol dire che il seme di suo figlio sta già dentro di lui, capite? Quindi io ho al mio interno miliardi, infiniti semi che possono corrispondere a tutti gli infiniti individui che io e i miei discendenti potremmo mettere al mondo, è chiaro? Così come io, il mio seme è stato all'interno anche del primo uomo e di tutte le generazioni precedenti a me. Poi sono arrivato io, ma io dovevo essere come seme, dovevo essere già presente in mio padre, in mia madre, in mio nonno, in mia nonna, e cioè poi come si mette il fatto che in realtà un individuo derivi da due individui diversi, dove sta il seme, nella madre o nel padre? Però insomma avete capito l'esempio comunque, e quindi tutto non è altro che lo sviluppo di un seme preesistente. In questo modo tutto è in tutto, e tutto si può trasformare in tutto, in qualunque altra cosa. Ma che significa esattamente sviluppo di un seme preesistente? Perché la questione non è chiara dai frammenti di Anassagora. Sviluppo non può veramente significare sviluppo nel senso che questo tavolo cambia colore, prima era verde, poi non lo so, si ossida, diventa che cosa? Marrone. Non può succedere che c'erano i semi del marrone, capite, piccoli,
e quindi non si vedevano perché i semi del verde magari erano più grandi o erano di più, che poi il seme del marrone si è sviluppato, è diventato grande e si evidenzia rispetto al seme del verde, perché questo sarebbe accrescimento, sarebbe una trasformazione, sarebbe una violazione del fatto che ogni seme, ogni essere, ogni seme microscopico sarebbe una violazione del fatto che ogni seme microscopico è immutabile, è eterno, è sempre uguale a se stesso. Quindi non sviluppo nel senso di accrescimento, ma sviluppo in che senso? Ci sono due interpretazioni della filosofia di Anassagora. Secondo alcuni sviluppo significherebbe soltanto mettersi in evidenza, cioè in questo tavolo esistono i semi di tutti i colori possibili e di tutte le combinazioni possibili. Quando questo tavolo cambia colore, capite che cosa succede? I semi di una certa gradazione di verde si mettono in evidenza, per esempio si mettono all'esterno del tavolo, formano tutta la patina, d'accordo, tutto il contorno del tavolo all'esterno e quindi io lo vedo verde, però all'interno continuano a esistere anche tutti i semi. Se prima era giallo, i semi del giallo sono andati all'interno. È chiaro il discorso? Secondo altri, a me sembra più ammissibile questa seconda teoria. Come dice Aristotele, sono parti simili che quindi si scambiano continuamente tra gli enti. Quindi, se un tavolo prima era verde e poi era marrone, succede che in precedenza, non lo so, aveva tanti semi del verde, ok? E che sono più dei semi del marrone. E poi invece, capite, dall'esterno del tavolo arrivano da tutti gli altri enti, perché tanto ogni ente li possiede tutti, arrivano altri semi del marrone che diventano di più e il tavolo diventa marrone. Quindi bisogna vedere, intendersi che cosa si vuole dire Anassagora per sviluppo di un seme preesistente, perché non è del tutto facile da capire. In ogni caso avete capito, le trasformazioni sono apparenti perché A si trasforma in B, perché in realtà il seme di B c'era già all'interno di A, si mette in evidenza oppure richiama parti simili, omeomerie, semi identici che stanno dappertutto, anche nell'aria, in tutte le altre cose macroscopiche ci sono i semi e quindi arrivano verso il tavolo facendolo marrone mentre prima era verde. Cioè comunque esistono tante interpretazioni, però vi sono delle cose che magari vedremo in seguito che ci portano a pensare che in realtà Anassagora pensi davvero al fatto che si tratta di un mettere in evidenza semi che prima magari erano all'interno o non erano visibili. C'è un frammento, attenzione, di Anassagora molto significativo. Lui dice: quando io mangio, per esempio, la carne, ok? No, la carne, facciamo un altro esempio. Mangio il pane, mangio dei cereali, apparentemente questo pane si trasforma nella mia carne e nel mio sangue, nelle mie unghie, ok? Ovviamente non è così. Cosa succede, dice Anassagora? Avete già capito. Io ingoio dei cereali, del pane, dei cereali. All'interno dei cereali sono presenti gli infiniti semi che esistono nell'universo, esistono in qualunque individuo. E quindi che cosa succede? Capite? All'interno dei cereali c'è già il seme della mia carne e del mio sangue. Quindi semplicemente all'interno dei cereali che io mangio si sviluppano questi semi che c'erano già all'interno dei cereali, cioè la carne e il sangue erano già presenti all'interno dei cereali. Si sviluppano, come abbiamo visto, potrebbe significare che dall'esterno arrivano parti simili, cioè semi in realtà uguali, non simili, a quelli dei cereali che io mangio, scusate, a quelli della carne e del sangue, ok? Oppure comunque Anassagora dice all'interno dei cereali che io mangio, del pane, ci sono già i semi della carne e della sangue e quindi per questo i cereali che mangio sembrano trasformarsi in carne e sangue del mio corpo, ma è apparente perché carne e sangue già c'erano all'interno del cereale, si sono semplicemente sviluppati. Tutto deriva dallo sviluppo
di un seme preesistente, d'accordo? Se questo tavolo va all'improvviso a fuoco perché si è riscaldato troppo, in realtà non è vero che il tavolo si trasforma in carbone, in legna bruciata. Il seme della legna bruciata era già presente nel tavolo quando il tavolo non era bruciato, d'accordo? Semplicemente si sviluppa. Tutto nasce da un seme preesistente. Questa quindi è la teoria molto trasformistica, come vedete, di Anassagora. Fate attenzione, questa teoria, come già forse avete subodorato, avete sospettato, avete indovinato, si basa sull'infinitamente piccolo, quello che è stato scoperto dai pitagorici con i numeri irrazionali, quello che aveva messo in crisi l'aritmogeometria dei pitagorici. Infatti è così. Anassagora pensa di poter gestire l'infinitamente piccolo. Per lui, attenzione, non solo le qualità sono relative, esiste il più caldo ed esiste il più freddo, ma anche lo spazio per lui è relativo. Fate attenzione, lui ha una teoria della relatività dello spazio, ok? Così come non esiste il più caldo cioè non esiste il caldo e il freddo, ma il più caldo e il più freddo. Parentesi, noi sappiamo che c'è lo zero assoluto, al di sotto di un certo no, sotto zero non si può andare. Per Anassagora non è così. Cioè per Anassagora tu puoi andare a avere semi più freddo all'infinito. Non c'è un limite del freddo dove ti devi fermare, così come puoi avere un caldo, una temperatura che aumenta all'infinito, d'accordo? Lui pensa che lo spazio sia infinito, sia andando verso l'infinitamente grande, d'accordo? Sia andando verso l'infinitamente piccolo, cioè per lui lo spazio è relativo, non c'è il grande e il piccolo, come non c'è il più caldo e non c'è il meno caldo, e se c'è qualcosa di caldo ci sarà sempre qualcosa di più caldo. Non ci sarà mai qualcosa che è più caldo in maniera assoluta, finisce lì. È un ente che è massimamente caldo, il più caldo che esiste. Qualunque cosa, per quanto enormemente calda, avrà sempre sopra di sé qualcosa di più caldo. È così il freddo, capite? Quindi caldo e freddo sono relativi, non hanno neanche una fine, un termine, un limite. Allo stesso modo il relativismo spaziale. D'accordo? Il relativismo spaziale, cioè non esiste il più grande e il più piccolo, no, è tutto relativo. C'è qualcosa di grande, ci sarà per forza qualcosa di più grande, perché si va verso l'infinito spaziale. Immaginate una cosa enorme, ok? Non ci sarà mai un infinito che è davvero infinito, ci sarà sempre un infinito più grande, d'accordo? In realtà non ci sarà mai un infinito vero, d'accordo? Si va verso l'infinito, la stessa cosa vale per l'infinitamente piccolo. Qualunque cosa io la posso dividere all'infinito, ok? Ricordate il paradosso di Zenone: divido in due, prendo una di queste due metà, divido in due, poi la divido in due, poi la divido in due, eccetera. Avrò sempre, per quanto in maniera infinitesimale, una divisione da fare, ok? Non ci sarà mai qualcosa che arriva a zero nell'infinitamente piccolo, qualcosa che arriva a un infinito insuperabile nell'infinitamente grande. Facciamo un esempio che in qualche modo fa somigliare a Anassagora e a Giordano Bruno. C'è un universo, si può dire che io sono contenuto dall'universo, cioè io sono piccolo e l'universo è grande, si può dire solo relativamente, se tu compari me con il mio universo. Però se tu compari me con qualche altra cosa, questo non si può dire. Per esempio, io sono più grande di un universo che potrebbe stare sopra una mia unghia. C'è un intero universo sopra la mia unghia. All'interno di questo universo che sta sopra la mia unghia sono contenuti altri universi che a sua volta contengono altri universi, ok? E non c'è mai un universo più piccolo. Forse dire universo è esagerato, c'è un ente, ok, un granello di sabbia può essere diviso in tanti altri enti microscopici che non vediamo assolutamente, che a sua volta vengono divisi in enti sempre più piccoli. Non c'è mai qualcosa che è piccolo in assoluto.
Perché la divisione va all'infinito, ci sarà sempre qualcosa che può essere divisa in qualcosa di più piccolo, è chiaro? Così come un universo grande sarà sempre contenuto in un universo più grande, che sarà sempre contenuto in un ente più grande, che dal mio punto di vista è le stelle, le cose, le cose più grandi che esistono, e invece ci sarà un altro ente che contiene questo universo in cui mi trovo, e così andando verso l'infinitamente grande. Chiaro? C'è una teoria, diciamo, quasi fantascientifica, fantasy, del relativismo spaziale, in cui non c'è mai qualcosa di assolutamente piccolo o assolutamente grande, perché non c'è alcun punto di riferimento per dirlo. Qualunque cosa contiene delle cose più piccole, qualunque cosa, per quanto enorme, contiene delle cose più grandi, d'accordo? Questo, quindi lui gioca per avere appunto semi infiniti, e i semi, gli stessi appunto omeomerie, i semi, possono essere divisibili all'infinito. Come fa lui, attenzione, a evitare il paradosso di Zenone? Ricordate il paradosso di Zenone? Se tu dividi all'infinito, a un certo punto avrai un numero di parti che è infinita, ve le ricordate? Cioè un ente finito sarà diviso in un numero di parti che sono di numero infinito. Se tu le sommi, le metti insieme tra di loro, hai il paradosso che queste infinite parti in cui ho diviso il tavolo, sommate insieme, ti dovrebbero dare un tavolo infinito, vi ricordate? Perché ogni parte è comunque un epsilon maggiore di 0, cioè per quanto piccolo, per quanto infinitesimale, si può dividere e non finirà mai la divisione, avrai un numero di parti infinite che però ognuna di quali è maggiore di 0, se le metti insieme avrai il paradosso che il tavolo da finito si trasforma in infinito. Ve lo ricordate il paradosso di Zenone? Anassagora sfugge abilmente al paradosso di Zenone, anticipando quello che sarà la soluzione matematica, ricordate, molto tempo dopo, alla fine del 600, nel 1600, del calcolo infinitesimale. Anassagora dice che Zenone ha ragione che si può dividere all'infinito, però attenzione, tu puoi dividere all'infinito, l'infinitamente piccolo, però le parti che otterrai sono sempre di numero finito, d'accordo? Sono sempre, non solo di dimensioni finite, non si arriva al nulla, all'annichilazione, sono sempre sono parti di numero, sono parti di numero finito, non saranno mai parti infinite, d'accordo? Quindi sbaglia Zenone a dire che il tavolo può essere diviso in parti infinite, ma comunque ognuna di queste parti occupa uno spazio, è materiale, è maggiore di 0, quindi li metti insieme e avrai un tavolo infinito. No, perché tu puoi dividere all'infinito quanto vuoi, dice Anassagora, ma il numero di parti sarà sempre finito, quindi tu le sommi, darà sempre un tavolo finito, una grandezza finita, chiaro? Cioè tu puoi dividere all'infinito, ma non avrai un numero di parti infinite. Cosa avresti bisogno per avere un numero di parti infinite? Di un tempo infinito, ma tu non ce l'hai. D'accordo? Tu dividi, soltanto teoricamente nella mente esiste un numero razionale, un numero decimale che va con delle cifre dopo la virgola all'infinito, però in realtà tu fisicamente quando dividi metti ogni volta uno 0, ogni volta una cifra in più nella parte decimale dopo la virgola, non arrivi mai all'infinito, perché per farlo dovresti avere un tempo infinito, d'accordo? Quindi tu dividi teoricamente all'infinito, però in realtà il numero di parti non diventa mai infinita, capite? Cioè è una soluzione simile a quella del calcolo infinitesimale. Chi di voi si intende di matematica sa cos'è il concetto di limite. Cioè le parti sono teoricamente infinite, però esistono realmente soltanto quando tu le calcoli o quando tu le dividi, cioè appunto mentre prima c'è un limite, ok? E quindi molto abilmente Anassagora riesce a utilizzare, a giocare sullo stesso tavolo di Zenone, con la stessa argomentazione di Zenone, ammettendo come lui, anzi sfruttando abilmente come lui la divisibilità all'infinito, senza cadere nelle conseguenze assurde, avete capito, del paradosso di Zenone.
Quest'idea di Anassagora ovviamente avrà delle conseguenze molto importanti in matematica, perché da allora in poi con questa soluzione la matematica riuscirà a gestire l'infinitamente piccolo, l'infinitamente grande e la divisibilità all'infinito in maniera più tranquilla rispetto all'inquietudine che aveva portato a tutti, diciamo, il paradosso di Zenone, d'accordo? Fate attenzione, il relativismo di Anassagora è anche un relativismo gnoseologico. Qual è la sua teoria della conoscenza? Fate attenzione perché sono anche parti che spesso vengono un po' tralasciate di Anassagora, invece sono molto significative. Il relativismo gnosologico, che significa? Abbiamo visto che non c'è il più piccolo e il più grande, ma non c'è neanche, per esempio, il più caldo e il più freddo, d'accordo? Quindi anche da un punto di vista della conoscenza, per esempio, facciamo un esempio che riguarda la sensazione, ok? Anche dal punto di vista della sensazione, tu potrai trovare una cosa più fredda oppure più calda a seconda delle circostanze. Questo anche dipende, attenzione, dal fatto che a differenza di Empedocle, ricordate che per Empedocle si conosce per affinità, per somiglianza, il simile conosce il simile. La terra conosce la terra, l'acqua conosce l'acqua. Ogni qualità o combinazione di qualità conosce la propria stessa qualità. Invece per Anassagora è il contrario, cioè si conosce per contrasto. Il diverso conosce il diverso, d'accordo? Quindi per poter apprezzare che una cosa è calda, ci metti la mano su, devi avere una mano fredda, perché tu, capito, percepisci i semi caldi di qualcosa se la tua mano è fredda, ne percepisci di più, perché si conosce per contrasto, e troverai una cosa più o meno calda a seconda di come la tua mano è fredda, di quanto la tua mano sia fredda. So che può sembrare strano, facciamo un esempio facile. Io ho due mani che sono in due diversi contenitori pieni d'acqua, ok? A sinistra questa, a sinistra che però non lo so se nel video davvero corrisponde alla sinistra, d'accordo? Allora, diciamo questa mano è inserita nella bacinella calda, ok? Questa mano è inserita nella bacinella fredda, d'accordo? Caldo, freddo. Nel mezzo c'è una bacinella che è tiepida, cioè che ha una temperatura intermedia tra il caldo qua e il freddo qua. Forse avete già capito. Quando io metto la mano calda nell'acqua tiepida, come mi sembra? Mi sembra fredda, è vero? Perché è più fredda della mia mano calda che è accaldata. Secondo Anassagora, questa è la prova, io sento il freddo perché la mano è calda. La mano è accaldata, significa che si sono evidenziati o sviluppati nella mano calda i semi del caldo, è chiaro? E quindi quando metto i semi del caldo in un'acqua tiepida, quali semi vengono evidenziati dalla mano calda che ha tantissimi semi caldi e meno semi freddi? Vengono evidenziati i semi del freddo, perché il caldo conosce il freddo, si conosce quello che è il contrario. Quindi metto la mano calda nella bacinella tiepida, la mano calda di quella bacinella conosce soprattutto i semi del freddo, ci sono anche i semi del caldo, ci sono tutti i semi possibili in quella bacinella, però la mano calda, siccome calda è una prevalenza di semi caldi, sente freddo nella bacinella tiepida perché i semi caldi conoscono quelli freddi, quindi si evidenziano quelli freddi, ok? Invece metto la mano infreddolita nella bacinella, la temperatura è la stessa, però la mano infreddolita sente caldo, mentre invece la mano calda sente freddo, ma la temperatura è la stessa perché, avete già capito, la mano fredda è piena di semifreddi e ha meno semicaldi, e quindi messo nel tiepido i semifreddi cosa conoscono? I semifreddi o i semicaldi che stanno entrambi nella bacinella tiepida? La mano infreddolita si conosce per contrasto, conosce i semicaldi, d'accordo? Quindi
tu hai due mani, una calda e l'altra fredda, li metti nella bacinella che ha la stessa temperatura, la mano calda sentirà freddo perché evidenzia i semifreddi, perché il caldo conosce il freddo per contrasto, la mano fredda sentirà caldo nella bacinella tiepida perché i semifreddi che sono prevalenti nella mano fredda conoscono all'interno della bacinella tiepida, che comunque i semi che corrispondono a diverse temperature ce le ha tutte, la mano fredda coglierà principalmente quelli caldi, capite? Non c'è modo di dire che qualcosa è davvero freddo o caldo in assoluto, ok? Spero che questo esempio sia chiaro. Quindi abbiamo una visione relativistica che fondamentalmente corrisponde alla necessità per Anassagora di gestire l'infinitamente piccolo e di gestire tutte le proprietà di un numero infinito di principi che esistono all'interno di ciascun corpo. Quindi abbiamo anche, vedete, sia un relativismo spaziale che riguarda il grande e il piccolo, sia un relativismo gnosologico che riguarda la relatività della conoscenza, per esempio delle sensazioni, per esempio del tatto caldo-freddo. Bene ragazzi, continuiamo e concludiamo Anassagora in una seconda lezione dedicata a lui, perché vi sono ancora un paio di altre teorie di Anassagora molto interessanti che vale la pena di sviscerare e di spiegare bene, anche perché sono oggetto di differenti interpretazioni, quindi ci vuole più tempo, abbiamo bisogno di un'altra lezione, questa è già diventata molto lunga. E parleremo anche della vita di alcuni elementi biografici molto significativi di Anassagora, quindi concludo qui questa prima lezione su Anassagora, ce ne sarà una seconda che trovate subito dopo e quindi ci vediamo magari tra poco, concludiamo con Anassagora. Arrivederci ragazzi.